Benvenuti al Pastificio Futuro. Questo pastificio è stato fortemente voluto da Papa Francesco. Il suo primo incontro con il cappellano del carcere, avvenuto a pochi giorni dall'elezione del suo pontificato, ha chiesto a Padre Gaetano di fare qualcosa per questi ragazzi, di non fargli rubare la speranza. Padre Gaetano ha pensato a un posto di lavoro. Lui aveva già fatto una casa famiglia, ma effettivamente quel che serviva per dare maggiore aiuto ai ragazzi del carcere era proprio un posto di lavoro. C'era una palazzina all'interno del carcere che non veniva mai utilizzata perché i ragazzi erano riusciti a scappare da questa palazzina. Padre Gaetano l'ha chiesta al Dipartimento di Giustizia Minori, che l'ha concessa in comodato d'uso gratuito. C'era bisogno di un'idea. L'idea è stata fare la pasta, perché è un qualcosa che accomuna le famiglie italiane, che li mette intorno a un tavolo e li fa stare insieme. Famiglie italiane, famiglie straniere. È un piatto facile da preparare. Poi si è pensato alla pasta secca perché era più semplice poterla, era più stabile, quindi era più semplice prepararla e lasciarla lì. Noi abbiamo infatti adesso un magazzino che hanno un paio d'anni di scadenza la nostra pasta, quindi si può fare e restare lì per essere venduta. E quindi si è partita con questa idea. Tanti fondi sono stati dati dalla Conferenza Episcopale Italiana con i progetti 8 per 1000, poi anche la Caritas italiana ha donato le macchine per fare la pasta tramite Esselunga. Il resto l'abbiamo fatto facendoci un finanziamento bancario. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco c'è stata un'altra visita di Papa Francesco a cui abbiamo potuto raccontare che il progetto aveva cominciato a prendere vita e lui ha avuto la possibilità di benedire una trafila che è proprio lo strumento che fa la forma alla pasta. E poi ha avuto anche la voglia di metterci del suo, dando un contributo ancora al pastificio che, visto che abbiamo dovuto fare tantissime spese, non si trovava in buone situazioni economiche. Noi qui abbiamo preso circa 12 ragazzi, alcuni stanno continuando a lavorare con noi, altri hanno preso altre strade, altri purtroppo non siamo riusciti a creargli una vera e propria seconda opportunità. Questo luogo è stato chiamato Pastificio Futuro proprio dai ragazzi che hanno voluto non sottolineare quello che c'è alle loro spalle, cioè l'esperienza dei reati, del carcere minorile, della vita di strada, ma hanno voluto sottolineare cosa c'è dopo, no? Perché questo posto vuole essere per loro un luogo di speranza. Il Papa ha detto nel 2013, quando è venuto in carcere, ai ragazzi gli ha detto: non lasciatevi rubare la speranza, perché voleva proprio sottolineare ai ragazzi che la vita di strada, le amicizie sbagliate, la vita in carcere gli toglie in qualche modo la speranza e gli toglie spesso anche la dignità, a volte anche la dignità di essere umano, perché certe volte il carcere diventa un luogo veramente disumano, sia per le condizioni in cui i ragazzi vivono, sia per le relazioni anche veramente disumanizzanti che si creano in alcuni casi. E questo luogo vuole essere per questi ragazzi del carcere minorile di Roma un luogo di speranza, un luogo di futuro, un luogo in cui gli viene data la possibilità di lavorare, avere un contratto con malattie, ferie, tutto pagato, un contratto vero e proprio regolare, e gli viene data l'opportunità di imparare sia un lavoro, il lavoro del pastaio, ma anche a lavorare, imparare proprio a lavorare, imparare cosa vuol dire avere un contratto di lavoro, perché questi ragazzi vengono quasi tutti da esperienze di strada e mai esperienze vere e proprie di lavoro, non hanno mai avuto un contratto di lavoro, quindi cerchiamo di aiutarli a capire cosa vuol dire avere un principale, come lo chiamano loro, avere il capo,
cosa vuol dire avere dei colleghi, cosa vuol dire rispettare delle regole, proprio le regole più basilari come l'orario, come la malattia, le ferie, eccetera. Quindi cerchiamo di insegnare questo, ma cerchiamo di farlo in uno stile molto familiare. Abbiamo scelto di lavorare con loro. Qui non c'è il capo, l'educatore, lo psicologo che guardano da lontano i ragazzi e scrivono le relazioni. Qui ognuno di noi, l'educatore, lo psicologo, l'operaio semplice, lavora insieme ai ragazzi. Siamo un'equipe, siamo un gruppo, loro la chiamano una gang perché nel loro stile la chiamano così. Siamo una gang e lavoriamo tutti insieme. Quando siamo sul posto di lavoro siamo tutti sullo stesso livello. Però, e questa cosa ci dà la gioia anche di creare quindi un clima molto familiare. Io i ragazzi li conosco già all'interno del carcere e in qualche modo li scelgo perché durante la loro carcerazione li metto un po' alla prova vedendo se sono ragazzi affidabili, eccetera. E poi li accogliamo qui, quindi i ragazzi già hanno creato una relazione con me oppure con il cappellano e qui continuiamo a lavorare sul ragazzo coltivando proprio le relazioni che sono la svolta della loro vita in realtà, perché la cosa di cui questi ragazzi si lamentano tanto è proprio che non hanno mai avuto delle vere amicizie. Noi non siamo il prete, la suora del carcere, ma per loro siamo degli amici e questa è la cosa più bella che noi sperimentiamo. Quando ci scrivono le lettere loro ci chiamano amici, cioè voi siete amici, più amici di quelli che si reputavano amici, ha scritto un giorno un ragazzo su una lettera e questa cosa è proprio bella perché ci dice che si è creata una relazione familiare. Qui abbiamo scelto di fare la pasta per due motivi. Primo motivo perché la pasta è un qualcosa che ha un processo molto lungo. La formazione dei ragazzi e in qualche modo il recupero di questi ragazzi è un processo molto lungo, che ha bisogno di tanta pazienza. È un processo che ha bisogno anche di tanto sacrificio per noi, ma soprattutto per il ragazzo stesso, che deve proprio cambiare stile di vita, no? Però è un prodotto buono, è un prodotto che lo puoi mettere dappertutto, quindi noi sogniamo appunto che loro diventino come la nostra pasta, un prodotto che lo puoi usare sempre, lo puoi mettere dappertutto ed è capace di relazionarsi con tutte le persone che gli stanno intorno. Il nostro sogno è quello di assumere più ragazzi possibili, qui ne possono arrivare addirittura 20, sia ragazzi che sono nel circuito penale esterno, quindi che hanno compiuto dei reati sul territorio di Roma e che stanno scontando una pena all'esterno, quindi in comunità oppure nelle loro case, nelle loro famiglie e dare anche l'opportunità insieme a loro ai ragazzi del carcere che escono in articolo 21, tornano a dormire in carcere ma poi durante la giornata vengono qui a lavorare. Il nostro sogno è proprio quello di avere più ragazzi possibili per dare più opportunità possibili a questi ragazzi. Questo luogo poi non deve essere però un luogo fisso per questi ragazzi. Questi ragazzi verranno qui, impareranno un lavoro, impareranno a lavorare e il nostro desiderio è quello che poi dopo aprano le ali verso l'esterno, quindi vadano a lavorare o in altre aziende o comunque si aprano verso un futuro diverso. Questo luogo deve essere un po' un luogo di passaggio tra l'interno del carcere e l'esterno per formare i ragazzi e prepararli alla vita fuori, che non è semplice per ragazzi che fino a questo momento hanno vissuto un certo tipo di esperienze di vita. Un altro nostro grande desiderio, ed è motivo per cui abbiamo chiesto proprio a Papa Francesco l'anno scorso un'udienza privata, è quello di aprire anche una casa, perché spesso questi ragazzi vengono da luoghi molto lontani rispetto a qui dove siamo noi, addirittura alcuni ragazzi fanno 2 o 3 ore di viaggio per venire a lavorare, quelli che sono in alcune comunità penali molto lontane da qui. Quindi il nostro sogno è proprio quello di aprire una casa in modo che possiamo stare con loro sul lavoro, ma possiamo anche stare con loro e creare un clima proprio familiare in una casa. Quindi abbiamo chiesto al Papa un finanziamento, un aiuto che lui ci ha concesso per comprare una casa in un quartiere molto povero di Roma,
a Primavalle, e per poter poi costruire lì un luogo che possa essere una comunità, una sorta di gruppo appartamento con 12 ragazzi e 4 ragazze, per poter vivere insieme e aiutarli in questo processo di recupero vero e proprio e di reinserimento nella società. Allora, per me la speranza è una cosa a cui noi crediamo un po' tutti, è una delle cose in cui ci dà la forza di credere in qualcosa e di andare anche avanti. Io ho una speranza e la speranza che ho io è per un futuro migliore per me e per chi mi sta intorno anche in famiglia. Per me è una cosa a cui io credo e continuerò a credere perché io sono una persona che non demorde mai. Parlando sempre di speranza, secondo me le persone che sono all'interno del carcere, per loro la speranza c'è e ci deve essere. E i ragazzi non si devono buttare giù e devono iniziare a credere in qualcosa, anche per loro stessi e per il loro futuro. Sì, anche per queste persone c'è speranza, secondo me. E personalmente, per le esperienze passate mie personali, ci sono state persone che mi hanno dato speranza e mi hanno dato un motivo per fare le cose. Persone che credevano in me e persone che mi hanno dato fiducia per il tipo di persona che sono. Ecco, sono stati riconosciuti i miei valori come ragazzo e non sono stato soltanto etichettato come una persona che delinque. Personalmente io un consiglio che darei ai ragazzi della mia età è che non mollare a quello che loro credono e di lottare e andare avanti. Sì, la strada può essere dura, però non devono perdere mai la speranza su quello che credono, ecco. I sogni vanno sempre inseguiti, come in questo caso il mio, anche io ho un sogno e questo è il messaggio che posso mandare a tutti i ragazzi della mia età. Il pastificio per me è molto importante, è un luogo che dà speranza a tutti i ragazzi del carcere e che danno la possibilità, ecco, di lavorare qui all'interno senza avere l'obbligo di commettere reati e per dar loro soprattutto speranza in un futuro migliore e di non delinquere più e di puntare a qualcosa di migliore, ecco, senza bisogno di delinquere. Ciao, sono Kamali. Per me la speranza è una cosa in cui credi, in cui bisogna credere. Tipo, oggi sono qui al pastificio a lavorare qui perché cerco speranza. Se ci può essere speranza dopo che hai fatto un reato, sì. Io sono in comunità e mi hanno aiutato molto in comunità, mi hanno aiutato a cambiare strada. A un ragazzo dell'età mia gli direi di studiare, di godersi questa età, che poi non ci sta più, poi se non te la godi adesso non te la godi più, di non sbagliare. Il pastificio è un luogo di speranza, perché ci sono ragazzi che hanno commesso degli errori, è un posto per rinascere, insomma, come per rinascere, per dare una seconda chance a chi ha sbagliato. Ciao, mi chiamo Nico, lavoro qui al Pastificio Futuro da maggio 2024. Sono stato all'interno del carcere minorile Casal del Marmo, aprile 2023 e mo lavoro qui all'interno del Pastificio. Io a questi ragazzi darei un consiglio di poter continuare a studiare, non fare certe cose perché alla fine, cioè, prima o poi ti beccano e non va bene, cioè, quello che passi dopo. All'interno del carcere ho trovato una signora, che non so se posso dire il nome, che mi ha aiutato abbastanza, mi ha aperto praticamente una porta. Si chiama Maria Chiara Castrignano, mi stava sempre vicino, mi dava consigli, mi ha aiutato in tanto. Questo posto qua dove lavoro al momento speriamo che
cresciamo in qualche modo, che diventiamo qualcosa di più grande, ma dato c'è una speranza, quasi scherza, si ride, non è come il solito posto di lavoro, qua abbiamo la cassa Bluetooth, che ascoltiamo la musica, cantiamo, squarciagola. Allora, sono Marta, sono un'educatrice del pastificio e lavoro qui da 2 anni. E diciamo lavoro da parecchi anni con adolescenti con insomma, disagio sociale e questa è la mia prima esperienza con ragazzi del carcere e diciamo per parlare appunto di speranza è la parte fondamentale forse di questo lavoro perché quando arrivano qui diciamo hanno tante speranze o poche o comunque crescono nel frattempo che lavorano qui e c'è la speranza di trovare un futuro migliore, una crescita personale e diciamo avere un obiettivo per andare avanti e cambiare diciamo magari quello che è stato, quindi trovare altre strade e per una vita migliore e piena di tante cose belle.